Il termine musica. Musica deriva dal greco musiché, l'arte delle muse. Si riferisce all'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse a seconda dei luoghi e delle epoche. Ma non basta un insieme, seppure armonioso, di suoni per dar vita alla musica. La musica nasce, cresce e si sviluppa all'interno di un determinato contesto sociale e ne diviene manifestazione dello stesso. Musica e rumore, anticamente, erano visti come due cose contrapposte. La musica non poteva contenere il rumore non poteva contenere musica. Anticamente, perché esattamente un secolo fa, qui a Milano, nel 1913, Luigi Russolo creerà 6 famiglie di strumenti. 6 famiglie di strumenti detti in tono a rumori. Con questi strumenti Russolo creerà delle composizioni fatte unicamente di rumore. Il rumore di una città, il rumore del tram, il rumore dell'aereo, il rumore del treno, il rumore di Milano. All'esperienza di Russolo seguiranno diversi artisti che cominceranno a inserire nelle proprie composizioni il rumore, quindi misceleranno musica e rumore. Edgar Varèse, Georges Antheil, Pierre Schaeffer, padre della musica concreta, cercando sempre un equilibrio tra i due elementi. Ma nel secondo dopoguerra si inserirà un nuovo elemento, che è il silenzio. Il silenzio tenderà a staccare i suoni relativi alla musica e i suoni relativi al rumore. Oppure vi saranno artisti che daranno voce al silenzio, in particolare John Cage, 1952. John Cage si siederà a un pianoforte, lo chiuderà, farà partire un cronometro, 4 minuti e 33 secondi, che è il titolo della sua composizione, e rimarrà in silenzio. La composizione non sarà fatta di silenzio, bensì sarà fatta dai suoni provenienti dalla sala, il colpo di tosse, il bisbiglio. Nella prima sua esibizione vi era la pioggia, quindi il rumore del vento, il rumore del temporale. Gli artisti del secondo dopoguerra cercheranno sempre di spingersi più avanti, cercando sempre nuovi equilibri in queste composizioni. E a partire dagli anni 60, con la nascita del genere rock, vi saranno artisti come Jimi Hendrix che inseriranno nelle proprie composizioni la distorsione della chitarra elettrica, che può essere intesa sia come rumore che come suono. Oppure Frank Zappa cercherà di mixare all'interno delle proprie composizioni diversi generi musicali, dal jazz al rock alla musica classica. Ma proprio a partire dagli anni 60, con il genere rock, la musica avrà sempre più, in maniera significativa, il senso di un veicolo di comunicazione. Gli artisti di quel periodo cercheranno di trasmettere con la musica dei messaggi al proprio pubblico e il pubblico considererà la musica come un momento di aggregazione, di scambio di idee. In particolare, qui vediamo una foto di Woodstock, proprio in quel periodo cominceranno anche ad essere utilizzati degli strumenti nuovi, strumenti che permetteranno al compositore, all'artista, di inserire suoni relativi, come fece Russolo appena 60 anni prima, relativi all'ambiente socio-economico o socio-culturale in cui essi vivevano. Ad esempio, i Pink Floyd inseriranno nelle proprie composizioni i suoni delle monetine o della cassa, come nel brano Money, oppure inseriranno suoni relativi al tempo.
Attraverso queste nuove strumentazioni, come il campionatore o il sintetizzatore, gli artisti avranno a disposizione degli strumenti appunto che gli permetteranno di controllare e modulare il suono e di creare nuovi suoni. Nasceranno anche nuovi generi, per esempio i Kraftwerk daranno vita a quel filone che troviamo ancora tutt'oggi, che è quello della musica elettronica. E vi saranno artisti che negli anni '80, utilizzando questi suoni, inseriranno, come aveva fatto Russolo appunto in precedenza, dei suoni relativi al loro periodo, come hanno fatto gli Art of Noise, che riprendono proprio il nome da Russolo e che sentiamo in questa esibizione. Il sound degli anni '80 verrà invaso da queste nuove sonorità e gli artisti che partiranno appunto da questo periodo e andranno avanti, come ad esempio i Depeche Mode, cambieranno il proprio sound nel corso degli anni, grazie anche alle nuove strumentazioni e ai nuovi suoni che verranno ricondotti nelle loro composizioni. Come abbiamo detto però, la musica è la fotografia della società. Così come essa si sta trasformando in questi anni, anche l'ambiente socioculturale e socio-economico ha delle significative trasformazioni. Pensate che negli anni '80 vi è il passaggio dall'epoca industriale a quella post-industriale, in particolare in Inghilterra, grazie anche alla spinta thatcheriana. E proprio in Inghilterra vi sarà l'abbandono di intere fabbriche e capannoni, che verranno lasciati soli, abbandonati. Fino a quando negli anni '90, o meglio alla fine degli anni '80, dei giovani entreranno in questi capannoni per fare delle feste, per farci dei concerti. Il periodo rave industrial, quindi di dare vita a questi capannoni con i suoni che li avevano primi riempiti, utilizzando anche dei materiali che venivano utilizzati in industria, lamiere, barre di ferro, copertoni o materiale riciclato. Siamo a circa un secolo dall'esperienza di Russolo e in ambito comunicativo si fa sempre più strada l'utilizzo delle immagini associate al suono. In particolare nel 2002 vi sarà una crew inglese, i Ninja Tune, e all'interno della stessa un gruppo chiamato Cold Cut, che metterà in piedi uno strumento tale per cui riescono ad abbinare e mettere a tempo immagini e suoni. Questo strumento verrà utilizzato per la prima volta in un'esibizione al Beaubourg di Parigi e successivamente nel 2006 in un'audio live performance portata in giro per il mondo, loro faranno conoscere al loro pubblico questo brano, Timber, con il quale porteranno al loro pubblico la problematica della deforestazione della foresta amazzonica, in questo modo. Questa è un'immagine tratta proprio dal loro live,
Quindi nel loro live loro si esibivano sia utilizzando il suono, sia mettendo a tempo l'immagine. Questo per 1 ora e 30 di concerto. Inoltre il suono diventa sempre più significativo e identificativo di un qualcosa. Se anticamente, o meglio, se in precedenza, nel periodo di Russolo, era il rumore che andava a contraddistinguere un oggetto, a partire dagli anni 2000 si fa sempre più la strada in cui è l'oggetto a essere contraddistinto da un suono. Esempio è Jurassic Park 3, 2001, dove il pubblico riconoscerà con chiarezza il suono di un cellulare, ma non di un cellulare qualsiasi, di una marca ben precisa. Ascoltate. Troviamolo prima che smetta di suonare. Tu resta sulla parte. È qui. Dove? È qui. L'ho trovato. Questo per quanto riguarda il cinema, ma anche nel campo automobilistico si è prestata molta attenzione al suono delle auto. In particolare una piccola casa automobilistica italiana, Pagani, nel 2012 ha prodotto una macchina, l'Awaria, una macchina da 700 cavalli con un motore biturbo. Siccome il motore turbo non ha un motore così piacevole per gli appassionati di queste vetture, che apprezzano più il suono di un motore aspirato, hanno coinvolto degli ingegneri del suono inglesi che, assieme agli ingegneri tedeschi, hanno modificato la sagomatura degli scarichi per dare un rumore diverso all'auto. Ma altro esempio è la Tesla Roadster. La Tesla produce macchine elettriche. In questo modello del 2009 la Tesla monterà nella parte posteriore dell'auto 2 altoparlanti per dare un suono all'auto. Che suono ha dato? Ha dato il suono di una macchina di un motore vuoto o il suono da guerre stellari. Che senso ha dare a una macchina un suono da guerre stellari? Soprattutto una macchina così evoluta dal punto di vista meccanico e tecnico quale può essere una macchina elettrica. Le case automobilistiche sono molto attente a dettagli sonori. Pensate solamente alla strumentazione di bordo, ogni macchina ha il proprio suono, oppure al suono delle strumentazioni meccaniche, la chiusura di una porta, oppure al suono relativo alla comunicazione, i sound logo. Audi ha cambiato per 3 volte in 14 anni il proprio sound logo, facendolo evolvere in questo modo. Questa è l'evoluzione in termini di suono, ma attualmente vi è sempre più l'attenzione all'abbinamento tra suono e immagine. Ciò non è sempre efficace ed efficiente. Pensate a degli spot televisivi, molte volte ricordate il motivo o la marca, ma non ricordate il prodotto o il messaggio promozionale. Eppure vi sono artisti che riescono a coniugare perfettamente suono e immagine, dando al pubblico un effetto come questo. E in pochissimi casi vengono utilizzati anche nell'ambito della comunicazione. deadmau5, un paio di anni fa, per il lancio del Nokia Lumia a Londra, ha fatto questo spettacolo incredibile coinvolgendo l'intera città, in questo modo. «2013, 100 anni dall'esperienza di Russolo, cosa è cambiato?»
Nel periodo di Russolo vi era l'arte del rumore, oggi abbiamo l'arte del suono, siamo ormai invasi da suoni e lo saremo sempre di più. È necessario razionalizzare, organizzarli, puntare ad esempio a mettere ordine in questo universo selvaggio sonoro, anche utilizzando risorse interne al nostro paese, 80.000 autori ad esempio, 2.000 editori, noi abbiamo una storia millenaria. Quindi, ripartendo dall'esperienza di Russolo e facendo perno su quell'esperienza e ripartire, dare nuovo slancio a queste nuove attività di organizzazione del suono, lavorare sullo stesso e lasciare da parte ormai la vecchia esperienza legata al rumore per ripartire in una nuova esperienza legata al suono, come hanno fatto tutti gli artisti che hanno seguito Russolo, credendo nel mix.